Ciao Neppalinati, sono Pio3, oggi parliamo di poligono in ambito Airsoft. Stiamo andando al poligono. Anche altri caricatori. Giornata meravigliosa, Junior Soft Air Camp 2022. Sono qua col mio fedele coppio, pronti ad insegnare a questo branco di ragazzi, per essere gentile. No, sono molto in gamba. Facciamo appunto tutte le attività di poligono che gli insegneranno a imbracciare bene le repliche, a tenere il dito fuori dal grilletto, eccetera eccetera eccetera. Vale la pena utilizzare il poligono, frequentare un poligono, utilizzare appunto dei bersagli statici per quello che riguarda l'allenamento del tiro con repliche da Airsoft? La risposta è assolutamente sì. Sì. Vale la pena qualunque tipo di esercizio che sviluppi e aumenti la vostra memoria muscolare per quello che riguarda qualunque tipo di pratica, che si tratti di giocare a calcio, che si tratti di tirare un colpo a canestro, che si tratti di lanciare una lenza, che si tratti di giocare e sparare con una replica da Airsoft. Solitamente mi trovo in questa posizione, no? Ad un certo punto del mio passo. Che cos'è sta memoria muscolare di cui tutti parlano? Beh, è il complesso, la catena cinetica di movimenti, detto così è ancora più complesso forse, è la serie di movimenti che voi dovete fare per arrivare in puntamento verso il bersaglio e sparare. E questa concatenazione di elementi è assolutamente allenabile proprio attraverso la ripetizione continua. In questa maniera il vostro muscolo viene, diciamo, allenato a sincronizzarsi bene con i neuroni che gli mandano l'impulso. Infatti, più noi alleniamo un movimento in maniera corretta, più noi ripetiamo un movimento, più questo viene consolidato all'interno della nostra mappatura neuronale nel cervello e di conseguenza quando poi lo ripeteremo istintivamente, velocemente, appena vogliamo, questo sarà ripetuto meglio. Quindi prima di tutto, ragazzi, è indispensabile fare tante ripetizioni il più corrette possibili, perché comunque la nostra struttura, la nostra abitudine è un po', diciamo, stupida, in quanto impara qualunque cosa noi gli buttiamo dentro. Se noi gli buttiamo dentro dei movimenti sbagliati, noi impareremo quell'errore. Più volte lo ripeteremo, più volte lo impareremo, più volte lo consolideremo. Nell'ambito del poligono è ovvio che bisogna tenere in considerazione un sacco di cose, a partire dalla posizione dei piedi, per poi parlare della posizione delle anche, del busto, delle spalle, delle braccia, per poi finire chiaramente con la testa e l'occhio, possibilmente quello dominante. Tra l'altro anche questa è un'altra cosa che bisogna assolutamente conoscere. Qual è il vostro occhio dominante? Partiamo da questa, così almeno impostiamo anche tutto il resto rispetto al nostro occhio dominante. Bene, dovete sapere che l'occhio dominante è quello che preferisce avere l'attenzione, avere più focalizzazione sul bersaglio quando lo si traguarda all'interno di due tacche di mira. È quello preferito dal nostro cervello. Come facciamo a capire qual è l'occhio dominante? È molto semplice, si fa un esercizio guardando un oggetto che vogliamo traguardare e mettendo un pollice davanti per cercare di coprirlo. Quando faremo questo esercizio, tenendo sempre tutti e due gli occhi aperti, noi scopriremo che ne vediamo due di pollici, ma uno dei due pollici sta coprendo il bersaglio. Quando poi chiuderemo uno o l'altro occhio, scopriremo che solo uno dei due occhi stava coprendo il bersaglio. Quindi quell'occhio lì è l'occhio dominante. Questo di solito corrisponde anche alla mano dominante. È così che infatti uno diventa mancino o destro. Di solito i mancini hanno l'occhio sinistro dominante e i destri hanno l'occhio destro dominante. Di solito. Ma non è sempre così. Voi intanto scoprite qual è il vostro occhio dominante,
Dopodiché incominciate a impostare tutto il resto. Io vi auguro di avere l'occhio dominante corrispondente alla mano dominante, quindi se siete destri di avere l'occhio destro dominante, perché sennò tutto diventa un pochino più complesso. A seguire noi incominceremo a impostare anche la nostra posizione di gambe e la posizione del bacino e la posizione poi delle spalle. Perché? Perché la tecnica di tiro moderna, anche grazie all'ausilio di strumenti e organi di mira come questi dot rialzati con i vari riser, come vi avevo già detto in alcuni video, consentono di arrivare in puntamento non solo con strumentazioni, cuffie varie da poligono, soprattutto per quelli che le usano in poligoni veri. Io adesso ce le ho perché le sto testando, ma in realtà sono perfettamente inutili nell'airsoft. Queste servono veramente quando sparate con armi vere che fanno rumore, per cercare di non assordarsi, non perdere l'udito e nello stesso tempo di rimanere in contatto radio, ma e sono molto fighe, quindi fa molto poligono. Ma oggettivamente quando voi utilizzate i riser, la prima cosa, la più importante che riuscite ad ottenere è una acquisizione del bersaglio senza doversi ingobbire, senza dover cambiare troppo e aggiungere troppi movimenti muscolari al vostro corpo. Quindi dalla posizione di low oppure high ready, che tutti quanti conoscerete, sarà molto veloce l'acquisizione, perché sarà tutto subito in linea col vostro sguardo e vi consentirà di non dover fare appunto dei movimenti molto scomodi che aumentano il margine di errore nell'acquisizione del bersaglio. Ma ora andiamo direttamente a vedere in pratica di che cosa si tratta e quali sono le posture che dovreste cercare di studiare. Anticipo subito che mi sono riferito a altre figure, altre persone molto più esperte di me. Sto un po' rubando a destra e a manca da veri operatori e da veri tecnici che queste cose le fanno per la vita, per professionismo, e di conseguenza siete liberissimi di tirare e di utilizzare quelle che più vi funzionano. Io personalmente ho trovato molto utili queste e mi sono trovato molto bene anche nella parte pratica, non soltanto teorica, nel gioco pratico. Di conseguenza vi trasmetterò quelle che conosco io. Partiamo dall'impostazione delle gambe. Allora, le gambe devono essere impostate in modo da avere una posizione stabile. Noi quando camminiamo in una recon o in un movimento nel bosco piuttosto che anche in un urbano, abbiamo una posizione dei piedi che tra l'altro è parallela. Difficilmente camminiamo coi piedi a papera, no? E quindi camminiamo coi piedi paralleli, e questa è già un indizio. Cerchiamo di costruire una posizione di tiro che si discosti il meno possibile da quella che è la posizione naturale del camminare, dello stare eretto. Dalla posizione dei piedi, che rimarrà parallela, noi poi ci troveremo sempre, a meno che non siamo fermi in una posizione di, che ne so, in guardiola, ferme così coi piedi paralleli, noi ci troveremo sempre a perdere e riacquisire il nostro equilibrio. Perché? Perché stiamo camminando, quindi stacchiamo un piede e lo mettiamo uno davanti all'altro, e la distanza minima di una camminata, non di una corsa, di una camminata normale, è più o meno un piede e mezzo. Solitamente mi trovo in questa posizione, no? Ad un certo punto del mio passo. Quando uno cammina fa un passo che è almeno lungo quanto un piede e mezzo, se non due, giusto? Non camminiamo così. Quella dovrebbe essere la vostra posizione di partenza, sia con la gamba dominante, che corrisponde al braccio armato, quindi braccio dominante, il braccio forte chiamiamolo, quindi destro per i destri, e sinistro per i mancini. La gamba dominante, la chiameremo così, che sia arretrata, ok, rispetto al braccio dominante, mentre la gamba debole, corrispondente al braccio debole, sia avanzata. Per chi usa armi vere non mi esprimo, e chiaramente dovrà andare a posizionarsi leggermente col peso un po' più in avanti. Noi nell'ambito dell'airsoft non abbiamo bisogno di questo, perché non abbiamo nessun tipo di rinculo. Generalmente possiamo stare dritti con la gamba sinistra avanzata, la gamba destra arretrata, e poi le anche.
A questo punto le anche sono quasi frontali, sono leggermente ruotate, ruotano pochissimo perché non abbiamo girato i piedi sotto che rimangono paralleli. Il parallelismo dei piedi è anche molto importante. Perché? Perché ci consente in questa maniera di poter ruotare di 180 gradi la nostra posizione di mira, mentre se uno dei due piedi, per esempio quello arretrato, fosse aperto, come viene quasi spontaneo, in una posizione quasi, definirei, schermistica, col ginocchio aperto, la gamba aperta, il piede a 90 gradi, bene, con questa posizione, se provate a fare una rotazione sulla vostra sinistra, per esempio, come in questo caso, non riuscite ad andare oltre una certa rotazione, una certa apertura di gradi. Quindi il parallelismo dei piedi magicamente libera l'anca e permette all'anca di ruotare insieme al torso e andare a coprire ben 180 gradi di acquisizione bersaglio di fronte a voi. E questo è un grande vantaggio. Le spalle. Allora, la spalla che solitamente va a incontrare il calcio del fucile deve cercare di posizionarsi in maniera naturale, quindi deve avere una posizione naturale come quando state in piedi. Non mettetevi lateralmente, non mettetevi esageratamente dritti, naturali come quando camminate. Ad un certo punto, quando poi impugnerete la vostra replica e con la mano debole la porterete in puntamento, perché la mano debole che punta col pollice, con il dito che va in puntamento verso il bersaglio, poi porterete il vostro calcio verso la spalla e in quell'istante aiuterete con la spalla a cercare di raggiungere la posizione, chiudendo bene in un'unica morsa tutta la struttura. In questa maniera voi vi troverete ad avere un dot, lo vedrete dai dot stessi, un dot e una canna e una posizione complessiva molto più statica, molto più ferma e molto più ripetibile, perché tutto questo movimento, questo insieme di movimenti vi permetterà di tornare ad acquisire sempre nello stesso punto e avere l'istinto di andare subito in mira e trovare subito il vostro bersaglio che state cercando di traguardare. La posizione della testa, se riuscite a procurarvi del riser, sarà anche molto meno inclinata, eviterà tutto questa serie di saliscendi che in realtà diventano estremamente comodi per un'acquisizione rapida da qualunque posizione, sia che sia low che sia high ready. You know they're coming up to me 'cause